Cos'è Neden? Com'è nato? Da quanto ci lavori? Come ti è venuta l'idea? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e oggi vorrei provare a rispondere un po' a tutte queste domande o domande che mi sono già state fatte, che mi verranno fatte in futuro. Insomma, vorrei parlarvi dello sviluppo completo di Neden, partendo dall'idea. Come per tutti i video che faccio, come anche quelli della serie Game Dev che potete trovare qui sul canale, mi ero preparato un fantastico script, insomma una scaletta delle cose da dire, e qui infatti potete vedere tutti gli altri fogli degli episodi di Game Dev. Però una volta che avevo preparato questo bellissimo script storia da dover raccontare, ho notato che era troppo lungo da dovermi ricordare per filo e per segno tutto, e perciò mi sono detto ma sì, proviamo ad andare a braccio. Quindi oggi, appunto, senza nessuno script da seguire, proverò a raccontarvi questa avventura che è stata Neden. Ma partiamo dall'idea. Mentre ero a scuola nel 2012 circa, facevo le superiori, mi venne in mente questo mondo 3D dove il personaggio, il proprio avatar, poteva entrare in vari palazzi che rappresentavano i vari siti web o servizi dell'epoca, browser. Quindi, ad esempio, entrare nel palazzo Wikipedia, che poteva essere rappresentato da una biblioteca, entrare nel palazzo YouTube, che poteva essere un cinema, e così via, eccetera, eccetera. Quindi praticamente sarebbe stata l'idea di un internet 3D. Indovinate un po' come lo chiamai all'epoca? 3DNet. E qui abbiamo il quadernetto che mi sono portato dietro da allora, e infatti la prima pagina di questo quaderno è proprio 3DNet. Qui ci sono un po' di schizzi che feci all'epoca su come mi immaginavo la città, come mi immaginavo i servizi, come potevano essere, i personaggi che potevano essere all'interno di questo gioco o servizio, come vogliamo chiamarlo, e tra una pagina e l'altra vediamo anche ci sono formule di matematica, perché ovviamente ero in classe mentre stavo facendo questa cosa. Le pagine vanno avanti, non c'è scritto troppo nel dettaglio, erano solo idee un po' così abbozzate, buttate un po' a caso. Ricordiamoci, erano veramente tanti anni fa e all'epoca sicuramente non avevo né le capacità economiche o tecniche per buttare su un sistema del genere. Però quello che avevo in mente, più che un gioco, era appunto un sistema, unificare l'internet 2D, i browser, in un sistema più tridimensionale. Ora, l'idea non sono sicuro cosa me la diede, il primo input, diciamo, probabilmente forse potrebbe essere Summer Wars, che vidi poco tempo prima, ma non ne sono certamente sicuro. Sicuramente ha avuto il suo impatto. Un altro anime invece che ha avuto molto impatto sull'idea di Neden è stato Sword Art Online. Lo vidi questo sicuramente dopo aver buttato giù i primi bozzetti, e lì che pensai, cavolo, avere pure le meccaniche di un MMO, di un survival, di un gioco a livelli sarebbe fantastico, e quindi perché no, immettiamo pure questa meccanica qua. Quindi la prima idea e bozzo iniziale di Neden risale al 2012, praticamente a cavallo 2012-2013 possiamo dire. Ovviamente non è che mi immaginai tutto in 2 minuti, magari in più giorni, una pagina qui, una pagina là, qualcosa scritto di qua, qualcosa scritto di là. In più, questo quadernetto dell'idea di 3DNet all'epoca di Neden me lo portai in giro sempre praticamente, fino ad oggi, dal 2012. Infatti, dopo le scritte di matematica e altre materie, ci sono anche le nozioni sul mio primo viaggio in Giappone nel 2015, dove mi annotavo tutti i prezzi dei vari prodotti per vedere dove era il supermercato più conveniente. All'epoca ero andato a Kochi. Andando più avanti vediamo altre idee per altre app che avevo provato magari a sviluppare al momento, a quell'epoca, poi ormai siamo già nel 2015-2016, ma comunque l'idea di 3DNet all'epoca, ahimè, l'avevo un po' non dimenticata, ma messa da parte e abbandonata. Ogni tanto balenava qualcosa in testa del tipo, ma sì, sarebbe bello riuscire a farlo. Però niente più di un sogno, possiamo dire. Arriviamo quindi al 2017-2018, dove arrivo in Giappone, fondo la mia prima società di informatica, sviluppo siti web, applicazioni, servizi vari, e nel mentre l'idea di Neden appunto rimane sempre più sotto il cassetto. Ormai avevo troppe cose da fare e non riuscivo anche a pensare a quest'altra cosa in più. Ma arrivò poi il Covid 2019-2020 circa, e all'epoca mi venne presentato un signorotto giapponese molto interessato ad investire in qualche progetto digitale per far fronte appunto a crisi come il Covid, ma non aveva una sua idea, aveva solo una voglia di investire in qualcosa di nuovo, di digitale. E allora mi venne l'idea di rispolverare il progetto di Neden. Tirai fuori tutte le carte, misi a posto un po' meglio le idee e preparai dei veri documenti di presentazione, i primi documenti di presentazione di Neden, con anche dei business plan chiaramente e tutta la documentazione necessaria per presentare un progetto ad un investitore. Sembrava quindi molto interessato. La parte che gli interessava di più del progetto di 3DNet ancora all'epoca era il fatto di poter gestire
quasi tutto all'interno di un videogioco, magari anche con supporto VR. Ad esempio, invece di uscire a fare la spesa, uscire, incontrare gli amici, era possibile fare tutto questo all'interno del gioco. Ricordiamoci che siamo ancora in periodo Covid. I documenti che preparai furono in inglese e poi con traduzione da un mio amico in giapponese, business plan, documenti di presentazioni, piccole demo, piccoli video, insomma preparai veramente tanto materiale che mi tornò poi utile più avanti. Perché dico che mi tornò utile più avanti? Perché a un bel momento, dopo tutte queste presentazioni, dopo tutte queste notti insonni a preparare roba, questo signorotto giapponese sparì nel nulla. Non un messaggio, non una chiamata, non un'email, niente di niente. Non rispondeva più ai messaggi, era come sparito. Questo è uno dei classici comportamenti giapponesi che piuttosto che rifiutare o doverti dire no, ho cambiato idea, spariscono nel nulla, piuttosto cambiano continente. E questa è una delle cose che proprio non mi va giù di alcuni comportamenti. Però che volevamo fare? Non potevo di certo stare lì arrabbiato e aggrovigliato tutto il tempo su questo pensiero, per cui cercai un altro modo di sfruttare tutto questo materiale che avevo preparato. Ormai la voglia di sviluppare Neden era tornata, per cui dovevo fare qualcosa. Ovviamente avendo anche altri lavori da portare avanti o cercarne poi di nuovi per poter campare, non potevo dedicarmi solamente a Neden all'epoca 3D-Net. Per cui presi tutto quel malloppo di documenti, demo e video che avevo già pronti e preparati e li portai come presentazione a un mio ex cliente, un mio conoscente dell'epoca. Gli mostrai tutto il materiale, gli spiegai la situazione e gli chiesi se era interessato a sviluppare con me questo progetto, dove lui poteva supportarmi con i fondi e io potevo gestire tutto il resto, il design, la parte amministrativa e tecnica del progetto, insomma tutto il resto me la sarei occupato io, mi servivano solamente dei fondi per poter portare avanti questo enorme progetto. Lui fu subito interessato, dato anche dal fatto che in passato avevo fatto lavori per lui e si era trovato molto bene. Quindi il giorno stesso chiamò dei suoi contatti e preparò un meeting dove io poi avrei dovuto di nuovo presentare tutto quanto il progetto anche agli altri. Presi di nuovo tutti questi documenti, li cambiai un pochettino con le cose che magari ci eravamo detti, aggiungere qualcosa, togliere qualcos'altro e presentai di nuovo nuovamente a tutto il gruppo di persone il progetto di Neden. Il gioco comunque all'epoca non aveva ancora il nome Neden, era ancora 3D-Net o comunque qualcosa che non si sapeva il nome. A quel punto tutti quanti accettarono e così decidemmo di fondare la società Asobi Holic Kabushiki Gaisha, che in giapponese sarebbe società per azioni, dove io ero e sono ancora adesso il CEO e loro come azionisti. Siamo arrivati quindi a gennaio circa del 2021, iniziamo quindi lo sviluppo, anzi la pre-produzione, cioè preparammo tutto il set di roba che ci sarebbe servito per poter andare poi alla produzione. Insomma, si iniziò a creare uno scheletro di come sarebbe dovuto essere dal lato tecnico. Iniziamo quindi la parte di pre-produzione dove dovevamo preparare tutta la parte tecnica, cioè che software ci sarebbero serviti, quali engine scegliere, i plugin eccetera eccetera. All'epoca eravamo solo in due, io e un altro ragazzo con cui avevo lavorato sempre assieme fino a quel momento. Un team veramente piccolo, lo so. Comunque per iniziare dovevamo scegliere un engine, Unreal Engine o Unity. Questi erano i due candidati. Eravamo molto più skillati in Unity dato che avevamo fatto tanti altri lavori su Unity appunto, però volemmo optare per Unreal Engine data la qualità grafica che ci sembrava migliore e anche per delle performance lato server che sembravano meglio all'epoca. Quindi scelto l'engine, ora si passava a scegliere i vari plugin o gli asset che sarebbero serviti per le altre funzioni. La versione che scegliamo all'epoca fu la 4.27 da source code, dato che dovevamo poi buildare anche il game server, ma ovviamente dopo dovemmo aggiornarlo più volte l'engine, ma vi parlerò anche di questo. Quindi l'engine c'era, le funzioni che volevamo le sapevamo, iniziamo a cercare questi plugin e questi asset. Cercammo quindi all'epoca nel market di Epic Game, che adesso è trasformato in Fab, degli asset che potevamo utilizzare per creare intanto il design delle varie mappe. E voi mi direte, ma l'originalità, perché prendere e comprare asset? Ragazzi, pensiamo al tempo. Se avessimo dovuto creare ogni asset di Neden da zero, ci avremmo messo 20 anni probabilmente. Ricordiamo che il team era composto da due. Certo, si sarebbero potute trovare altre persone per lavorare a creare oggetti, fare l'are topo, il rigging, magari le animazioni, i materiali, eccetera, eccetera. Ma parlando dal punto di vista di tempi e costi, questo non sarebbe per niente convenuto a nessuno. Magari per fare tutto un set di asset di 100 oggetti per una città ci sarebbe voluto, non lo so, 2 mesi e il costo sarebbe stato elevatissimo, mentre sul marketplace questo set di oggetti per una città magari costava 50-100 dollari e conveniva un sacco, e ancora adesso la penso così, qua non c'è proprio storie.
Il nostro focus non era di avere l'oggettino, il paletto, la casetta originali fatti da noi, ma avere un sistema bello e funzionante anche mettendo insieme oggetti comprati normalmente sull'Epic Store Game. E qui infatti do un consiglio anche a tutti voi indie developer: se dovete realizzare un vostro piccolo gioco, non andate magari a perdere troppo tempo a ricrearvi le cose da zero. Certo, sono skill molto importanti, se volete siete molto liberi di poterle studiare e provare a fare queste cose, ma se volete rilasciare qualcosa in tempi decenti potete banalmente comprarli e non costano neanche tantissimo, sono veramente alla portata di tutti e vi facilitano il lavoro. Una volta scelti un po' dei pack di asset e qualche plugin che sarebbe potuto servire, era il momento di passare a una funzione fondamentale di Nede, e cioè la character customization. Quello che volevo raggiungere era una personalizzazione del personaggio, dell'avatar completi e senza monetizzazione, quindi completamente gratuito. Il primo candidato fu Reallusion Character Creator. Sembrava molto bello con tante opzioni di personalizzazione, ma sul sito non si capiva bene se era gratis, se era a pagamento, e quindi inviai una mail al supporto per capire se era completamente gratuito o c'era qualche tassa nascosta. E la risposta però purtroppo fu che non era gratuito se veniva utilizzato in un gioco che poi sarebbe stato rilasciato al pubblico, ma bisognava pagare delle tasse. Non era però ben chiara la quantità di quanto si sarebbe dovuto pagare, poteva essere una percentuale medio-alta, per cui preferii di lasciar perdere. Trovai quindi Daz e inviai la stessa mail pure a loro per chiedere se c'erano delle tasse nascoste o era completamente gratuito. Mi risposero che potevo usarlo gratuitamente all'interno del gioco. L'importante è che le entrate del gioco non provenissero dalla vendita di vestiti, cosa che non avevo intenzione di fare, per cui era perfetto. Procedemmo quindi con Daz, ma le problematiche non erano per niente semplici. La mia idea, come vi avevo detto, era di avere una personalizzazione del personaggio completa, il più completa possibile, e quindi avere una marea di vestiti, tanti morph, eccetera eccetera. Con l'implementazione vedetti che questo non era troppo fattibile. Banalmente perché i vestiti che sono all'interno del Daz Store sono fatti da persone diverse con set differenti, per cui se io compro ad esempio il set con maglietta e pantaloncini, magari tra di loro questi matcheranno perfettamente, ma se voglio provare poi a mettere sul mio personaggio la maglietta del set A con i pantaloni del set B, non funzioneranno perfettamente, si creeranno dei glitch, si sovrapporranno e si creeranno degli artefatti strani. Per cui cosa bisognava andare a fare? Bisognava mascherare i vestiti uno ad uno, e cioè coppia maglietta A con pantaloni di set B, maschera, pantaloni del set B con la maglia del set A, maschera. Avevamo provato a fare un piccolo sistema automatizzato dove i vestiti creavano delle maschere automaticamente, però le performance erano molto basse e la qualità non era eccellente. Per avere una qualità e un risultato decenti bisognava farle a mano una per una, però capiamo subito un grosso ostacolo, e cioè aggiungendo un set al progetto le maschere da fare aumentavano esponenzialmente. Facciamo finta che fino a quel momento avessi avuto 20 magliette, aggiungendo un solo paio di pantaloni o una giacca avrei dovuto creare le maschere con quel pantalone o quella giacca con tutte le altre 20 magliette. La stessa cosa se avessi aggiunto una maglietta e avevo 50 paia di pantaloni, dovevo creare la maschera della maglietta per ogni paio di pantaloni, e questo è un lavoro veramente troppo grande, per cui l'unica cosa che pensai era di limitare momentaneamente la quantità di vestiti. Quindi invece di averne centinaia come mi ero immaginato, magari era il caso di ridurli a qualche decina, solo per il momento, poi magari si andranno ad aumentare nel tempo dopo il rilascio. Il prossimo problema che incontrammo fu con il VR. Lo provammo a implementare sin dall'inizio, funzionava, avevamo anche delle performance decenti con un po' di risparmio sulle qualità, quindi non sarebbero stati una qualità fantastica degli asset, ma comunque il gioco poteva girare a degli FPS decenti. Il problema era che man mano che si andavano ad aumentare le feature all'interno del gioco, il VR era veramente un peso da poter portare avanti, per cui decidemmo di accantonarlo per un attimo e magari rivederlo dopo il rilascio, e fu una decisione saggia all'epoca. Passammo quindi alla fase di building all'interno delle mappe, cioè costruire delle mura, delle pareti, la propria casetta all'interno delle mappe. Questo sistema fu fatto completamente da zero, dal sistema di snapping, di movimento, di rotazione, di distruzione degli oggetti, e questo portò via chiaramente molto tempo. Nel mentre però continuavo ad espandere piano piano qualche mappa, aggiungendo la mappa della città, della caffetteria, del bar, del ristorante, del labirinto, così da avere un po' di scelta nelle mappe che si sarebbero potute utilizzare poi al rilascio. Nel mentre passavano i mesi e uscì un Real Engine 5.0. Cosa facemmo quindi? Decidemmo di aggiornarlo. Questo aggiornamento fu devastante, nel senso che perdemmo
veramente settimane di lavoro per poter far funzionare semplicemente nuovamente il gioco come prima con il nuovo engine, aggiornare tutti i plugin, aggiornare tutti i sistemi, togliere le funzioni che erano deprecate, eccetera eccetera. Insomma, perdemmo veramente tanto tempo. Però un aggiornamento era necessario. Facendo il cambio di engine però lasciamo dietro tanto codice inutilizzato, un po' forse per ricordo o per promemoria di come doveva essere il sistema prima dell'aggiornamento. Sta di fatto che avevamo fatto un pochettino un pasticcio nella migrazione ed erano rimasti pezzi di codice un po' sfusi qua e là nelle blueprint. Intanto siamo arrivati a fine del 2020, inizio del 2023 e iniziai a pensare che era il momento di fare del marketing aziendale, insomma far conoscere un pochettino al pubblico Asobiolic. E quindi mi venne l'idea di un gioco smartphone, e cioè Pincore. Il gameplay era veramente molto semplice, il protagonista, chiamato Scopino, doveva superare dei livelli, quindi un roguelike che man mano diventavano sempre più difficili, equipaggiando degli oggetti che potevano essere trovati nelle scatole giornaliere. Il modo di acquisizione di questi box, queste scatole oggetti, però era un po' particolare, bisognava usare la R, e cioè in alcune zone della città o su alcuni volantini, scansionandoli all'interno dell'applicazione, era possibile ricevere questo box con all'interno l'oggetto. L'idea quindi era semplice, ma mi piaceva molto come idea di poter scansionare alcune parti della città e poter prendere l'oggetto raro da poter equipaggiare sul personaggio e provare nuovamente a fare i livelli per vedere fin dove si sarebbe arrivato. Uno degli oggetti che si poteva scansionare era un mega videocartellone qui in centro a Fukuoka, dove pubblicammo appunto lo spot pubblicitario di Pincore. Lo spot lo girai completamente io con l'aiuto appunto dell'altra attrice che fa la parte. Potete vedere lo spot qui, ve lo lascio da qualche parte in sovraimpressione. 面白いゲームないかな。ピンコレあるよ。って何？スマホのカメラでアイテム集められるゲームだよ。面白そう。ダウンロードしてみよう。このスクリーンにスマホをかざすと毎日新しいアイテムがもらえる。一緒にアイテム集めよう。Con lo sviluppo di Pincore però e dello spot pubblicitario perdemmo, ahimè, altri 4 o 5 mesi circa di lavoro. Questa volta il gioco era fatto in Unity, dato che era un gioco 2D e poi avevamo più esperienza pregressa da Unity e pensavamo di riuscire a rilasciare in maniera più fluida. I problemi ci furono lo stesso, soprattutto con l'App Store. Dopo qualche settimana dal rilascio però di Pincore decidetti di lasciar perdere, perché altrimenti non sarebbe stato producente perdere altro tempo dietro Pincore e lasciare stare Neden. Ora la domanda a posteriori è: Pincore è stata una perdita di tempo o un errore? E la risposta è no. Non è stata né una perdita di tempo e né un errore, anzi è stato molto utile a capire certe dinamiche di rilascio e di marketing. Anche la piccolissima produzione dello spot pubblicitario è stata molto utile, devo dire. Tornammo quindi su Neden e capii un'altra cosa, e cioè che non era più sostenibile portare avanti il progetto solamente in 2. Per cui contattai un mio ex compagno di scuola per chiedere se aveva qualche conoscenza di qualche sviluppatore in Unreal. Mi presentò un ragazzo molto bravo e si mise subito a lavorare al progetto. Quindi ora il team era composto da 3 persone. Nel mentre ci fu anche l'aggiornamento dalla versione 5.0 a 5.2 di Unreal. Questa volta l'aggiornamento non fu lunghissimo, ma comunque si persero, se così vogliamo dire, almeno 3-4 giorni di lavoro. E nel mentre cercammo anche di dare una piccola pulizia al progetto, cosa veramente complicata date le dimensioni enormi. Arrivò però poi il punto di svolta, se così possiamo chiamarlo. Nel 2023 non starò a raccontare i dettagli, ma mi trovai praticamente da solo a dover sviluppare tutto quanto il progetto, e questa cosa chiaramente non era assolutamente sostenibile arrivati a quei livelli. Iniziai quindi a cercare del personale tramite degli annunci. Si presentarono moltissime persone interessate allo sviluppo, ma ahimè molti per problemi di hardware, dato che il gioco era un mostro ed è un mostro gigantesco, non potettero continuare. Altri invece provarono a fare qualcosina ma non si trovavano con la grandezza del progetto. Altri invece lavorano ancora tuttora al team di sviluppo di Neden. E devo dire che il team attuale è veramente fantastico. E qui, senza neanche doverlo dire, si perse molto altro tempo, e cioè trovare delle persone, doverle istruire sul progetto, fargli vedere come è strutturato, chiaramente richiede tanto tempo. Però è comunque un investimento che serve poi alla lunga.
Quindi passano i mesi, nuovo personale, nuovo team e si cerca di dare come priorità il rework completo del progetto e la pulizia. Quindi dopo settimane di togli, metti, pulisci e debugga siamo riusciti ad arrivare con un progetto un pochettino più pulito e snello. La parte di server è stata completamente reworkata e svoltata come un calzino da zero. Questa volta fatta da personale molto esperto e veramente bravo. Fra una cosa e l'altra, nuove feature, nuove persone, siamo nel 2024 ed è ora di iniziare ad aprire Discord al pubblico, fare qualche video presentazione, insomma iniziare qualcosa riguardante la pubblicità del gioco. Trovo quindi un'agenzia in Italia che mi aiuta per la pubblicazione su Steam e per darmi un'idea di come sarebbe dovuto fare il marketing, dato che io di questo argomento so veramente poco, e quindi vengo istruito su tutta questa parte di mondo che ancora ignoravo. Per cui adesso grazie a loro credo di avere qualcosa tra le mani, insomma un po' di know-how. Ovviamente tra un video, uno screenshot e un'immagine e l'altra le feature aumentano nel gioco, viene implementata parte del survival, del crafting, viene definito meglio la building zone all'interno del survival, viene introdotto la deathmatch mode, quindi lo sviluppo interno delle funzioni del gioco procede e anche quello di marketing. In tutti questi anni di sviluppo la release è stata rimandata più volte, non è mai stato dato un giorno preciso per il rilascio. Chiaramente internamente in azienda con gli azionisti avevamo sempre delle idee di potrebbe essere questa settimana, potrebbe essere questo giorno qua, però dati i problemi che ci sono stati nello sviluppo abbiamo sempre dovuto rimandare più volte purtroppo. Per fortuna i partner, gli azionisti di Asobiolic sono persone non irascibili e soprattutto molto intelligenti e capiscono che è molto meglio rimandare il rilascio di un prodotto piuttosto che lasciarlo così al pubblico in uno stato che non è per niente decente. Chiaramente a tutti converrebbe rilasciare il prima possibile per avere subito un flow in entrata, ma quello che voglio rilasciare io è un buon prodotto che possa piacere a tutte le persone, senza troppi bug e glitch. Chiaramente probabilmente ci saranno, però vorrei riuscire a limitarli il più possibile. Siamo arrivati quindi nel 2025, il gioco ha la sua pagina su Steam, iniziano a crescere di molto le wishlist e di questo sono contentissimo, tutti i social sono aperti al pubblico, Discord, Instagram, YouTube e al momento le feature disponibili all'interno del gioco sono la customizzazione del personaggio, chat vocale, chat di testo, building nelle zone di building del proprio terreno, poter acquistare uno spazio, un terreno privato o possiamo anche farlo diventare pubblico, cartelloni all'interno della città dove poter postare le proprie immagini. Ad esempio abbiamo un'immagine, il logo della nostra azienda che vogliamo pubblicizzare all'interno del gioco, ecco possiamo caricarlo su questi cartelloni all'interno della città, oppure banalmente l'immagine del nostro bellissimo cagnolino o gattino. Il limite è solo ovviamente la decenza. La strada per il gioco definitivo è ancora un po' distante, ma ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che era la mia idea di 3D.net di 13 anni fa. Con questo video spero di essere stato di ispirazione o di aiuto a qualcuno che ha un'idea, un sogno nel cassetto e vorrebbe realizzarlo. Ecco, sappiate che ci saranno sempre 10.000 ostacoli, muri e tanto stress da superare, ma nulla è impossibile se lo volete veramente. Per concludere, posso dire che sono contento di aver trovato dei partner veramente gentili e un ottimo team di sviluppo. Vi lascio ovviamente il link per la pagina di Steam qui sotto in descrizione. Mi raccomando, aggiungetelo alla wishlist e preparatevi per il rilascio, che in teoria dovrebbe essere per quest'anno. Ma come avrete capito da questo video, gli imprevisti possono essere 10.000, per cui, chi lo sa, potrebbe essere rimandato per l'ennesima volta. Io spero proprio di no. Grazie a tutti per la visione ed il supporto e un saluto.